Buondì! Oggi video super interessante, una corsa contro il tempo, danno pioggia super abbondante nei prossimi giorni, noi abbiamo necessità di accumulare ulteriore acqua piovana per la nostra stagione di coltivazioni. Abbiamo già una vasca, come vi abbiamo già fatto vedere, in orto da 25.000 litri, cisterna morbida che adesso vi portiamo a vedere. Ne abbiamo presa un'altra, 15 metri cubi, altri 15.000 litri da aggiungere a questa, e oggi in giornata dobbiamo assolutamente riuscire a piazzarla per riuscire a recuperare anche tutta l'acqua che cadrà nei prossimi giorni. Le operazioni sono tante, c'è da fare tutta una preparazione prima di piazzare la vasca, livellare leggermente il terreno, mettere sotto un materiale più fine tipo sabbia da poterla appoggiare sopra. Insomma, vi faremo vedere tutto. La vasca è arrivata appena ieri, quindi siamo ridotti all'ultimo giorno a correre per cercare di recuperare tutta quest'acqua. Vi facciamo vedere tutto. Voi ci credete che questa è una vasca da 15.000 litri? Comunque neanche sia proprio facile, spustera. Pesa 50 kg, non è che è proprio una passeggiata, però intanto pensate che roba, piegata così, uno la trasporta, la sposta come gli pare. Adesso io la porto a mano, ma anche su un carrellino. Questa roba qui la allargheremo tutta, gli faremo andare dentro acqua, come per magia diventerà un pallone pieno d'acqua da 15.000 litri. Questa creazione qua di cisterne morbide, eco tank, veramente una roba assurda, bellissima, comodissima. Io sono 10 anni che uso queste vasche, veramente una figata. Allora procediamo così: adesso Leo va a prendere il trattore, la carichiamo sulla pala del trattore, così ce la portiamo giù nell'orto. Poi sempre con la pala cominciamo a cercare di livellare un po' il terreno, quindi dove magari fa un po' di pance, così cerchiamo di togliere un po' di terra, la rimettiamo dove serve, facciamo un po' un piano intanto, e poi vediamo se è necessario, andiamo a prendere un po' di sabbia in una riserva che abbiamo qui vicino di sabbia di fiume, e aggiungiamo ancora un po' di sabbia di fiume per contribuire sempre a fare il piano ben fatto. Poi la stendiamo, poi in realtà volevamo forse mettere anche dei teli sotto tra la terra e la cisterna, così che non sia direttamente a contatto col suolo. E stamattina c'è tanto movimento perché qua abbaia di continuo, proprio è arrabbiatissimo. Forse qualche lupo che gira. Poi la stendiamo, attacchiamo tutti i vari raccordi, e l'obiettivo è quello di riuscire anche a spostare un po' d'acqua dalla cisterna che abbiamo già a questa nuova, così che con le piogge di domani accumuliamo ulteriore acqua nella cisterna vecchia. Ottimo. Allora, mentre Nina finiva in caseificio, io ho già portato un po' di sabbia in questo posto. Praticamente abbiamo un pezzo del nostro terreno che è bordo fiume, quando il fiume fa delle piene ammucchia un sacco di sedimento che a volte noi in caso di esigenza utilizziamo. Quindi questo posto dove metteremo la vasca nuova era già quasi in piano, ma con questo materiale noi riusciamo a livellare bene. Questa è praticamente quasi sabbia, è limo, no? Riusciamo a livellare bene in modo che ci sia meno dell'1% di pendenza, che sia quasi in piano. Adesso con rastrello, zappa, cerchiamo di fare questo lavoro, e questo sarà lo spazio dedicato alla nuova cisterna. Là c'è quell'altra che avevamo già da 25 metri cubi, che adesso dopo tutto l'inverno è piena. Quest'inverno ha piovuto talmente tanto che abbiamo buttato fuori tantissima acqua e ci è dispiaciuto tantissimo non poterla recuperare, però abbiamo riempito questa, abbiamo riempito il laghetto delle anatre, ricambiato l'acqua tantissime volte, e il resto è andato a perdersi. Ora ne aggiungiamo altri 15 metri cubi
Qua in mezzo abbiamo la pompa che noi utilizziamo per poi spingerci l'acqua dove ci serve per l'irrigazione, che avverrà poi per caduta. Quindi con questa pompa noi da queste vasche ci spingiamo l'acqua in qualsiasi punto della cascina ci serve. Ora questo è il pezzo che abbiamo scelto per mettere l'altra, facciamo il piano e procediamo. Allora, mentre io lavavo la stalla, Leo ha creato praticamente il piano con la sabbia che abbiamo portato, che è di della misura della vasca, che è 4,40 x 4,90 circa. Adesso cosa facciamo? Abbiamo un ombreggiante qua in cascina, un tessuto ombreggiante che non usavamo perché è troppo scuro, e lo useremo per fare uno strato che isola il terreno, il suolo dalla vasca. Quindi qui stenderemo questo ombreggiante e poi proviamo a posizionare la vasca. Nel frattempo abbiamo anche cercato di capire già come unire le due in maniera da renderle comunicanti per spostare acqua dalla grossa alla più piccola, che adesso vi facciamo vedere. La vasca arriva già con tutti questi raccordi, ce ne sono di tanti tipi diversi. Questo è un rubinetto, quindi arriva già con tantissimi pezzi in dotazione. Di tutti questi ne abbiamo scelto uno che da una parte ha un maschio che si avvita qui al rubinetto della vasca grossa e qui esce con un pezzo a cui noi infiliamo una gomma e poi facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte e così spostiamo l'acqua. Vai giù tu. Quello è per bene. Aspetta. Oh, che abbiamo trovato l'utilità sto coso. Ok, l'abbiamo isolata perfettamente da sotto. Da questo lato con la sabbia abbiamo alzato di circa 15 centimetri più o meno per pareggiare un po' il dislivello che c'era. Non era molto, però appoggiarla sulla sabbia, che è un materiale che prende la sua forma, agevola anche la sua manutenzione, diciamo. Questa è una vasca super robusta, il materiale è veramente super robusto, è una vasca in poliestere termosaldata con delle cuciture super robuste, rivestita in PVC, quindi isolata in questo modo dal suolo, a meno che proprio non ci siano degli spuntoni sotto, è impossibile che si fori. Noi questa vasca qua ce l'abbiamo da tanti anni, anche fuori al gelo, è stata a meno 10, meno 15, non ha mai avuto nessun problema. Tutto assemblato in Italia, ci tengo a dirlo come sempre, prodotto italiano, i materiali sono di origine europea, però comunque tutto assemblato in Italia. Anche lo staff che ci segue per l'acquisto, ogni volta noi mandiamo mail, chiediamo informazioni, ci rispondono sempre, super gentili, super disponibili. Veramente prodotto di qualità. Poi soprattutto guardate che roba, una vasca da 15.000 litri in un pacchetto praticamente, quando uno la deve spostare è super comodo. Adesso proviamo ad allargarla sul suo spazio predisposto. Una piegata. Allora, il lato lungo è 4,90. Ah, poi c'è bella che finì. Opla.
questo è un filtro che si avvita nella bocchetta superiore, serve per evitare che entrino impurità all'interno della vasca. Specifichiamo però che l'interno di questa vasca è trattato in una maniera che all'interno non può avvenire fotosintesi, quindi nella vasca non si sviluppano alghe, l'acqua esce sempre pulita, e noi questo l'abbiamo verificato perché con l'altra vasca, che ormai sono tantissimi anni che abbiamo, non abbiamo mai avuto alghe all'interno, l'acqua è sempre uscita pulita. Chiaro che stando lì prende odore, però comunque è perfetta. Questo serve solo perché non entrino corpi esterni all'interno, che poi finirebbero o a ostruire la bocchetta di uscita, di fuoriuscita dell'acqua, oppure nella pompa, oppure nell'impianto, quindi è per evitare, nell'impianto di irrigazione, quindi questo è per evitare che si infili roba. Allora montiamo i rubinetti, qua ci danno anche Teflon, a me piace now Teflon, ma una volta per un secolo si è usata la fibra di canapa, rista di canapa, adesso Teflon vantaggio. Tutto quello che è naturale va più bene, va più di moda. Qua ci mettiamo lo stesso pezzo che abbiamo messo di là, in modo che possiamo fare trasferimento di acqua. Allora, a breve faremo un video sul impianto completo dell'irrigazione dell'orto, perché stiamo rifacendo completamente l'impianto goccia a goccia, che ovviamente partirà tutto di qua. Quindi faremo un video molto completo su come gestiamo poi quest'acqua da qui in avanti, come viene distribuita in tutte le parti dove ci serve. Questa cisterna qui non riceverà acqua direttamente dalla raccolta piovana dei tetti, ma verrà riempita con questa che c'è più a monte di lei. Quella lì è quella che riceve l'acqua direttamente dai tetti. Ok, ora andiamo a fare stessa cosa dall'altra parte. Da questa parte momentaneamente mettiamo solo il rubinetto, non ci serve nessun tipo di raccordo perché non colleghiamo niente. Quando ci sarà bisogno di tirare fuori acqua da questa vasca qua più piccola, la pompa tanto è dall'altro lato, quindi useremo il rubinetto dall'altra parte. Da questa parte qui montiamo il rubinetto da tenere chiuso e rimarrà un'uscita in più se dovessimo andare ancora più a valle un giorno, chissà. Ok, questo rimarrà chiuso. Queste sono tutte valvole a sfera, tutti valvole a sfera. Tac, chiuso. Opla. Avevamo questo tubo da 40 flessibile, perfetto per fare questo lavoro. Bisognava mettergli un po' d'olio, non ce l'avevo, ma avessi avuto un po' di VD40 entrava meglio. Ok, adesso questo, se fosse da lasciare fisso lo fascetterei, ma in questo caso è solo da fare un trasferimento, non dovrebbe saltare fuori. Prova del 9, dovremmo aver tutto a posto, no? Proviamo. Yes. Vai a vedere laggiù? Ma laggiù è chiuso, quindi. Ma vai a verificare. Praticamente immagazzinare acqua non è mai stato così semplice. Adesso la lasciamo riempire quasi tutta, in maniera da guadagnare spazio dentro a questa qui, e così possiamo recuperare più acqua possibile dalle prossime piogge e in generale dalle piogge primaverili che quest'anno sembra saranno numerose. Poi qui noi abbiamo la nostra pompa che si attacca alla cisterna grande con questo tubo qui, e a occorrenza possiamo attaccarla sia di qua che di là. Poi adesso faremo un adattamento a questo tubo perché non so se ma in realtà forse arriva girando la pompa. Potrebbe arrivare. Potrebbe arrivare, quindi forse non dobbiamo neanche fare niente. Usiamo questo tubo qua da attaccare o alla grande o alla piccola per mandare l'acqua in orto nell'impianto di irrigazione. Questa gomma qui comunque la teniamo qua, così ogni volta che dobbiamo fare un trasferimento ce l'abbiamo pronta. Poi quest'anno non penso che ci siano problemi perché adesso siamo al 15 di marzo, domani danno neve, quindi come acqua quest'anno siamo a posto, però non si sa mai. La cosa assurda è questa roba dei vasi comunicanti, no? Cioè,
in realtà non c'è alcuna pressione, ma semplicemente perché quella vasca è più in alto rispetto a questa, l'acqua scende. La cosa strana è vedere questa cisterna più bassa gonfiarsi in altezza e dici come fa l'acqua a spingere a tal punto da poterla far gonfiare in altezza, ma fino a che lei è completamente più bassa di quella sopra questo fenomeno per i vasi comunicanti accade, cioè questa vasca qua riempiendosi salirà in altezza, no? E sembra strano da vedersi senza pressione, eppure nel momento in cui troverà l'equilibrio con l'acqua dall'altra parte si ferma. Nel nostro caso non dovrebbe accadere perché questa piena dovrebbe essere sempre più bassa dell'altra. Vi lasciamo il video linkato qua sopra di come funziona il nostro impianto di raccolta dell'acqua piovana. Qui è dove arriva tutta l'acqua che viene raccolta dai tetti, tutta l'acqua piovana entra nella cisterna grande qui. Sta qui anche era stata piazzata in questo modo, praticamente era stato messo in piano un pezzo che era molto più ripido rispetto all'altro e poi è stato messo un telo che isola la vasca da per terra e è stata appoggiata lei sopra. Poi noi abbiamo queste due misure qua, quindi questa che è da 25 metri cubi e l'altra che è da 15, però di EcoTank ce ne sono fino a 50 metri cubi, forse anche di più, e ce ne sono anche di molto più piccole, quindi 5 metri cubi, 10 metri cubi, fanno addirittura dei cuscinetti piccoli tipo per i camper, così, quindi veramente di tutto. Odore di piscina, sembra di stare su una barca, viene da sgumia. No. Quasi, cioè no, non è quasi piena, manca ancora, però siamo già a buon punto. Più di metà? Più di metà e comincia a vedersi il cuscinamento, l'effetto di cuscinamento. E siamo molto contenti di avere un nuovo accumulo di acqua piovana in orto. E adesso l'altra vasca si è ridotta drasticamente, però abbiamo fiducia nelle prossime piogge, già il tempo si sta preparando, devo dire. Poi noi vi lasciamo in descrizione tutti i contatti, il link del sito di EcoTank, cisterne morbide. Speriamo di insomma arrivare al principio dell'estate con 40.000 litri di accumulo di acqua piovana qua. Ci saranno andate un paio d'ore più o meno per arrivare a questo punto e forse quindi... Prima di sera. Sì, sicuramente prima di sera sarà piena e poi si vede perché comincia a uscire praticamente dalla... come si chiama? Valvola. Arvezze.